Benvenuti e bentornati sul canale. Benvenuti nella terza lezione di Scuola di Uncinetto. In questa lezione andremo a vedere come realizzare la mezza maglia alta e la maglia bassissima. Nella seconda lezione di Scuola di Uncinetto vi ho fatto vedere come girare il lavoro, quindi proseguire in altezza, come fare la maglia alta e come disfarla. Il link per la seconda lezione di Scuola Uncinetto ve lo lascio qui sotto e potete trovare il link nell'info box sia della prima lezione di uncinetto e sia della seconda. Ma adesso andiamo a vedere come realizzare la mezza maglia alta. Quindi reinseriamo il nostro filo nell'uncinetto e andiamo a fare una catenella. Io vi ho detto nella scorsa lezione che per girare il lavoro e continuare a fare maglie basse dovete proseguire facendo qui una catenella, e invece che per girare il lavoro e fare la maglia alta dovete girarlo facendo 2 catenelle, 2 o 3 catenelle. Nella mezza maglia alta potete fare o 2 catenelle oppure una catenella. Nel mio caso personalmente io faccio sempre una catenella. Giriamo il lavoro e andiamo, come per la maglia alta, a prendere il filo sull'uncinetto. A questo punto entriamo nella maglia, prendiamo il filo e lo portiamo fuori. Nella maglia alta avremo chiuso prima le prime 2 asoline e poi le ultime 2 che ci sarebbero rimaste sull'uncinetto. Per la mezza maglia alta andiamo a prendere il filo e a chiudere contemporaneamente tutte e tre le asoline che abbiamo nell'uncinetto. Facciamone altre, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia, prendo il filo e lo porto fuori. A questo punto ho 3 cappietti sull'uncinetto, prendo il filo e vado a chiuderli contemporaneamente tutti e 3. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro nella maglia, prendo il filo e lo porto fuori. Prendo il filo e chiudo contemporaneamente tutti e 3 i cappietti. Vedete? Questo è il punto basso, questo è il punto alto, questo è il mezzo punto alto. È leggermente più basso del punto alto. Poi per usarlo dipende sempre dal tipo di lavorazione che dovete andare a fare. Quindi proseguiamo filo sull'uncinetto, entro nella maglia, prendo il filo, lo porto fuori, prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asoline contemporaneamente. Filo sull'uncinetto, entro nella maglia, prendo il filo e lo porto fuori, riprendo il filo e chiudo tutte e 3 le asoline. Adesso, come per le altre lezioni, proseguirò a lavorare tutto il giro lentamente in modo che voi potete vedere come io lavoro il punto. La scelta poi del punto dipende sempre dal progetto che volete fare e soprattutto da quale punto vi piace di più a voi. Se ad esempio dovete fare una maglia estiva, io solitamente prediligo o il punto alto, che rimane, vedete, leggermente più largo del punto basso e del mezzo punto alto e quindi rimane leggermente traforato, ma anche il mezzo punto alto va benissimo. Poi dipende sempre dai vostri gusti.
Questo è il giro del punto, del mezzo punto alto concluso. Adesso per proseguire e fare un altro giro dobbiamo fare una catenella, girare il lavoro e proseguiamo allo stesso modo. In questo modo. Adesso proseguo a concludere questo giro e vi faccio vedere come realizzare il punto bassissimo. Il punto bassissimo per lo più è utilizzato per chiudere la lavorazione quando si lavora in tondo, che parleremo della lavorazione in tondo nella prossima lezione, e lo si usa anche come rifinitura, quindi per fare il bordino nelle lavorazioni a pannello. La lavorazione a pannello può essere questa. Abbiamo finito anche il secondo giro a mezzo punto basso, anzi scusatemi, mezzo punto alto, mezza maglia alta, dipende da come la volete chiamare, perché si può chiamare sia mezzo punto alto sia mezza maglia alta. Adesso vi faccio vedere come andare a fare il punto bassissimo. Quindi per girare il lavoro, come sempre, dobbiamo andare a fare una catenella. Fatta una catenella, giriamo il nostro lavoro, entriamo nel nostro punto, prendiamo il filo e andiamo con questo stesso filo che abbiamo portato fuori dal punto di sotto, lo facciamo passare all'interno del cappietto. Questo è il primo punto basso, quindi entro con l'uncinetto nel punto, prendo il filo e lo faccio passare direttamente all'interno del cappietto, in questo modo. Di nuovo entro con l'uncinetto nel punto, prendo il filo e lo faccio passare all'interno del cappietto. Vedete, il punto basso è un punto, diciamo, di rifinitura. Entro nel punto, prendo il filo con l'uncinetto e lo faccio passare all'interno del cappietto. Entro nel punto, prendo il filo e lo faccio passare all'interno del cappietto. Lavoriamo così per tutto il giro, quindi per tutte le maglie. Mi raccomando, con il punto bassissimo è molto importante lavorare morbidi. Una volta concluso il nostro lavoro, vedete, questo è l'ultimo giro di maglia bassissima, di punto bassissimo, e vedete che in qualche modo va a rifinire qui il nostro bordino. Quindi arrivati a questo punto dobbiamo andare a bloccare il nostro lavoro. Quindi cosa facciamo? Facciamo una catenella, tagliamo il filo, sfiliamo, quindi tiriamo il nostro cappietto e sfiliamo, vedete, il filo tagliato. A questo punto stringiamo e qui si forma un nodino che ha chiuso il nostro lavoro. Spero
Spero che questa terza lezione di scuola di uncinetto vi sia stata utile. Se avete dubbi o qualsiasi domanda scrivetemela nei commenti, lasciatemi un like come supporto e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!